Bentornati su The Silicon Channel. Oggi volevo condividere questo piccolo esperimento che ho fatto in questi giorni con voi. Purtroppo non sono riuscito a farlo funzionare pienamente, al 100%. Credo che sia impossibile da quello che ho visto, ma se siete più bravi, più capaci di me, magari me lo scrivete nei commenti perché sarei davvero felice di riuscire a farlo funzionare. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di utilizzare un LLM in locale. Ok, voi mi direte, sì, ma si può fare? Sì, si può fare, però non sfruttando il chip grafico del processore. Sì, sembra strano, ma praticamente quelle che girano su smartphone non usano il processore grafico del SoC. Quindi, come rimediare? Allora, io ho massacrato ChatGPT in questi giorni e devo dire che ci sono quasi riuscito. E cosa intendo quasi riuscito? Praticamente sono riuscito a fare funzionare tramite API Vulkan un LLM in locale. Ho fatto funzionare Qwen, non mi ricordo che versione, da, se non sbaglio, era qualche miliardo di parametri, mi ricordo era 1 miliardo o poco più. 1 miliardo e mezzo di parametri, data la poca memoria del cellulare, ho solo 8 GB. Funziona, però praticamente qual è il problema? Che l'output è incomprensibile, c'è un misto di cinese, c'è i kanji, cinese, giapponese e codice ASCII. Quindi non ha nessuno scopo di utilizzo purtroppo, però funziona perché io ho controllato con AIDA il processore grafico e quando lavora che sta dando l'output in tempo reale, il chip grafico lavora al 100% e inoltre è davvero veloce. Quindi purtroppo non sono riuscito a farlo funzionare. Ho provato pure con le OpenCL, ma non funziona, fa la stessa cosa, cioè purtroppo fa la stessa cosa. Quindi praticamente dovrebbe essere il problema l'eccessivo numero di strati software che ci sono tra il driver e il chip grafico, quindi driver Turnip nel caso di Vulkan, che sono gli stessi che si usano su WinLater e Game Native per fare funzionare i giochi Windows, per farvi capire, che sono molto ottimizzati per le Vulkan e sono ottimizzati per sbloccare delle funzionalità che con i driver che ci sono su Android standard non sono capaci di fare. Quindi praticamente usando questi driver si mette in comunicazione Termux e Lama CPP di comunicare con la scheda grafica appunto e riuscire a fare funzionare il tutto. Peccato che questa astrazione software crea questo problema di corruzione dei dati della memoria dalla cache della GPU a praticamente la memoria del telefono che porta il risultato a schermo. Quindi volevo provare a ripetere l'esperimento con voi qua sul cellulare, perdonate la qualità, però ero felice di condividerlo con voi, magari voi sapete la soluzione o siete riusciti a farlo funzionare magari su un altro telefono con altri magheggi, software, non saprei. Quindi io mi avvarrò, intanto facciamo qua il PKG update, ora ci sarà da divertirsi perché anche la tastiera qua non è che funziona benissimo. PKG update, ho resettato Termux io anche perché avevo fatto l'installazione con le OpenCL ma non funzionava, quindi ho raso al suolo tutto e purtroppo anche non sapevo se tenendo entrambe le installazioni, quella con Vulkan e quella di OpenCL, poi cioè, portasse problemi di stabilità. Tra l'altro ho avuto poi degli imprevisti software perché in pratica è un software che gira su schede grafiche desktop o comunque anche sui chip integrati dei processori x86, non è fatto benissimo proprio per girare sui chip ARM o tantomeno su Android, quindi ho avuto dei vari problemi di stabilità. Ok, ora io non ricordo tutti i passaggi perché li ho fatti in maniera frenetica. Più di una volta ho dovuto buttare giù l'installazione per capire appunto cosa non andasse. Allora, a noi ci interessa funzionare con la GPU Adreno. Qua lui ci dice più o meno le prestazioni che dovremmo avere. Io non le ho calcolate. Però so che anche col processore, quando davo la potenza solamente del processore, era più veloce di quello che io avessi provato prima. Quindi non so se è cambiato qualcosa, se l'hanno ottimizzato meglio. Comunque con la GPU è ancora più veloce. Quindi dovete installare Termux. Poi un'altra cosa che vi consiglio è andare nelle impostazioni, andare su memoria, liberare la memoria se ci sono applicazioni aperte, andare se avete la possibilità di estendere la RAM sul disco SSD del telefono e metterla al massimo. Io ho messo 8 GB come la RAM, quindi in teoria ho 16 GB di RAM, perché questo vi aiuterà non tanto per far girare il modello, a meno che proprio non siete messi male con la RAM,
ma più che altro per la compilazione, perché la compilazione di questi elementi porta a un consumo di memoria RAM che è davvero incredibile. Ho dovuto farlo per forza perché se no non mi portava a termine la compilazione. Lui ci consiglia di installare questi pacchetti. Ok, dopodiché cloniamo il repository di Llama CPP. Ok, ha scaricato il repository. Facciamo il CD dentro la cartella. Siamo dentro la cartella. Ok, seguiamo la guida in maniera pedissequa. Dopodiché dovremo fare make. Però non si usa make in questo caso, si usa cmake. Vado a trovare il comando esatto, perché ci sono da dare i parametri per dargli la compatibilità con Android e il SoC Qualcomm. Ok, per dare la compatibilità con Vulkan e usare CMake al posto di Make dobbiamo fare questa roba qua che ci dice, quindi installare questi pacchetti, alcuni dei quali già l'abbiamo installati. Ok, dopodiché noi possiamo verificare con questo comando qua se viene rilevata correttamente la nostra GPU. Quindi in questo caso no, dice che non è utilizzabile. Allora praticamente vi mostro. Ho installato appunto i pacchetti, però non mi trova la GPU, l'Adreno 660 che dovrebbe spuntare. Ho fatto anche questo secondo comando, Vulkan info pipe grep device name, ma non mi trova, siamo su LLVM pipe, quindi non trova la GPU. Questo errore, se non sbaglio, prima non me l'ha mai dato. Sto cercando di risolvere. Esatto, qua ci dice che stiamo usando la CPU. Allora, se non sbaglio, infatti, perché i comandi sono molto distanti tra loro, perché la guida non è mai stata completa, io mano a mano andavo aggiungendo i pezzettini in base agli errori che mi creava Termux, quindi proviamo a installare questi pacchetti. Ok, questi, e mi sa che erano loro il problema. Ok, riprovo a dare. Ok, adesso la trova. Turnip 660, quindi qua abbiamo installato il driver Turnip appunto per collegare direttamente Termux all'hardware sottostante, bypassando diciamo il software, i driver di Android, detta proprio in maniera becera perché non ne capisco molto. Ok, ricordo male, infatti qua avevo lo stesso errore e lui poi infatti mi ha consigliato di dare quei comandi, quindi ora noi possiamo provare anche a dare questo. Perfetto, rileva la GPU Adreno, il SoC Qualcomm. Allora, qua ci dobbiamo spostare nella cartella build, se non c'è la creiamo col comando makedir. Dopodiché diamo il comando cmake. Quindi io copio questo, mi sposto in build e mi sa che non c'è. Quindi makedir build. Ok, dopodiché verifichiamo se funziona. Ora lui praticamente creerà un file con figure, se avete, non so se avete mai compilato su Linux, comunque creerà la base per poi effettuare la compilazione, quindi verifica che ci siano tutte le componenti che gli servono per poi compilare il pacchetto e creare l'eseguibile poi dopo la compilazione. Adesso possiamo fare la compilazione vera e propria. Quindi cmake-build punto, che penso che sia la directory corrente, -j che sono i numero di job che gli andiamo a dare. Allora, voi qua lo prende in automatico perché c'è questa variabile $n_approach che sarebbe il numero dei core che lui va a rilevare in automatico. Lo potete mettere a mano, quindi in base al numero dei core della CPU, però ricordate che più job caricate, più RAM si va a consumare, perché ogni processo che viene creato per il job succhia della RAM al dispositivo, quindi state attenti. Io a volte ho avuto dei crash a causa della memoria mancante. Ora proviamo, vediamo se riesce a funzionare. Poi vi faccio vedere che sta sfruttando al massimo tutti gli 8 i core e anche la temperatura. Io qua ora devo registrare, non posso mettere le ventoline, però quando lo lasciavo compilare io mettevo anche le ventoline per non farlo andare in throttling
termico. Infatti qua già siamo sui 85 gradi, proprio tranquilli tranquilli. Ok, questo mi sa che si è interrotto per mancanza di rame. Niente, crashato di nuovo. Io provo a fare un RM meno RF. Andiamo. Build. E tutto quello che c'è dentro con la wildcard asterisco. Stavolta ho dato solo 4 core, vediamo se la porta a termine. Io questo non mi ricordo se dava problemi. Purtroppo è il brutto di avere solamente 8 GB di RAM, che anche su un PC normale, comunque per compilare qualcosa di grosso, così non bastano, quindi niente, mi ha dato sempre lo stesso errore. Magari non è la memoria allora. Può essere che sbaglio qualcosa, vediamo. Ok, gli ho dato l'errore, vediamo se riesce a darci una soluzione. Allora, proviamo questa soluzione, vediamo se funziona. Il problema è aggiungere tutta questa roba perché non funziona la tastiera. Quindi probabilmente è un out of memory. Ora facciamo sempre rm. Puliamo la cartella build, dopodiché ci spostiamo nella cartella. Allora intanto incollo questo. Dopodiché io rifacciamo di nuovo il processo da capo. Lui mi ha detto aggiungi queste stringhe di lama build test off e di lama build examples on, perché praticamente forse fa dei test in meno, qualcosa in meno durante la compilazione, forse un controllo del codice eccetera, e va a risparmiare la RAM. Quindi io gli incollo. Ah, è partito. No, non ha capito, no. Allora facciamo diversamente. Ok, stavolta l'ha preso. Sì, mi pare che ha preso tutto. Dopodiché facciamo CMake. Ok, compilazione portata a termine con successo, solamente con 4 core. Ok, adesso c'è da fare una piccola verifica con questo comando qua. Ci dice che sfrutta appunto gli FP16, warp size è una roba delle architetture Adreno, tipo 128, come se avere 128 threads contemporaneamente, una roba simile. Dice che è una cosa che in teoria non è il massimo, perché questi modelli LLM che girano in locale sono ottimizzati per una roba fino a 64 o 32, questa warp size, non so insomma come spiegarlo bene, quindi in teoria già questo crea incompatibilità hardware software con questi modelli. Ok, dopodiché dobbiamo scaricare il modello da Hugging Face. Lui ci consiglia questo Quen. Io dico gira perché non prende tanta memoria, quindi scaricherò questo, anche più veloce da scaricare. Ho provato anche Fi, non mi ricordo la versione 2. Qualcosa, non mi ricordo. Sono consigliati questi che hanno questa dicitura qua, Q4KM, che è la quantizzazione del modello, suppongo. KM non so che significa, che sono più ottimizzati e più compatti, insomma, per girare sui dispositivi portatili. Ora scarichiamo il modello. Ok, io avevo scaricato questo Fi2 GGUF Q4KM che pesava 1 giga e 8, ma questo è già più grande. Lui infatti consiglia Quen, però questo funziona pure, l'ho provato senza problemi quando ho fatto il test con le OpenCL e funziona. Quindi io incollo il modello che mi interessa, file, ok, copy download link, saliamo di cartella e facciamo un wget qui con l'indirizzo dal quale scaricarlo. E qua terminato il download, dovremo poter essere capaci di avviare il modello con questo comando qui.
bin lama CLI meno M, Quen che è il modello che abbiamo scaricato, meno NGL che praticamente è quanto noi vogliamo fare l'offloading sulla GPU, quindi quanto carico dare del calcolo dei token alla GPU rispetto alla CPU. Più alto è questo numero, più l'offloading è completo sulla GPU. Meno P è la parte dove tra doppi apici mettiamo la stringa dell'input del prompt che vogliamo dare all'LLM in pratica. Ecco qua, significa GPU layers offload. Ok, l'ho riscritto sperando che questa volta vada bene e ho cambiato il comando, il prompt, anziché spiega i buchi neri, è una cosa più semplice. Ciao. Ok, partito. Ora vi faccio vedere che l'output c'è. Lui sta facendo l'offloading sulla GPU, vediamo se riesco a farvelo vedere prima che crasha. Ok, però l'output come vedete è totalmente corrotto. Però qua il processore grafico sta lavorando, è al 50%, al 70%. La scheda Adreno sta funzionando, però come vedete l'output è totalmente corrotto. Il che è un successo, però è una seccatura perché cioè, funziona perfettamente, ma questo layer di traduzione tra i driver turnip, eccetera eccetera, Termux, le Vulkan, e praticamente qua non funziona bene. Cioè sta facendo l'output della memoria forse in formato grezzo, non lo so, comunque caratteri ASCII, kanji, giapponese, cinese, però come vedete il carico sul processore grafico è addirittura sopra l'80%, quindi sta funzionando. E la cosa che mi fa arrabbiare è questa, cioè funziona però l'output è visualizzato nella maniera errata. Niente, volevo condividere con voi questo piccolo insuccesso, ma anche in parte successo perché sta cosa che riesce a sfruttare la GPU è una figata. Non so come risolverlo, non ho trovato nessun modo, ora magari voi sarete più bravi di me. Ok, qua ha fatto un altro minutino di scrivere nonsense, linguaggio strano. Praticamente niente, ha finito, ora la GPU come vedete è andata allo 0%. Quindi volevo fare pure vedere questa cosa che io poi con proot ho installato Ubuntu, sempre in Termux. Ho installato anche l'ambiente grafico X, comunque non funzionava. Non mi ricordo che problema dava in questo caso, forse nemmeno partiva, c'era qualcosa che mi bloccava forse in partenza. Qua praticamente scaricate i driver turnip, installate Ubuntu, esportate queste variabili d'ambiente. Però anche questa opzione a me non ha funzionato. Questo era l'errore che lui mi dava questo errore. Poi lui diceva questa cosa qua. Ma quel server non esiste ancora sul telefono, quindi Termux devo installare. Ho installato io poi Termux X11, l'ho installato. Poi ho installato questi pacchetti che lui mi chiede. Ho esportato questa variabile. Praticamente poi lui mi trovava la GPU se non ricordo male. Qua poi il problema è stato dei driver forse, che non trovavo i driver. Ah sì, poi avevo scaricato i driver, li ho scaricati entrambi, però comunque c'è stato un casino poi con questi driver, ok, forse questo è stato il problema. Ah, mancava il file, quindi lui mi dice ti devi compilare sto pacchetto non dal telefonino, te lo devi compilare da Android, dall'SDK che c'è insomma sul computer, e ci vuole forse pure roba di Qualcomm per creare questo benedetto JSON per far funzionare il driver, questo turnip. Quindi praticamente io poi mi sono rotto un po' le balle. Non so se voi avete provato a farlo, io non ci ho sbatti sinceramente e forse non ho nemmeno le capacità per farlo, anche se sarebbe carino provare. Quindi bisogna fare tutto sto casino in pratica per poi avviarlo con una distro di Linux installata con proot dentro Termux. Quindi l'unico modo realmente funzionante oggi è costruire Mesa Turnip con patch in un container Linux con supporto DRI3. Io questa cosa non l'ho provata sinceramente, sarebbe l'ultima cosa che dovrei provare. Sì, no, poi ho provato con le OpenCL, ci dovrebbe essere qua un casino di errori, perché poi ho capito che con Vulkan, con proot non avevo successo. Qua ecco, qua mi diceva l'output corrotto perché. Quindi classico effetto collaterale quando troppi layer del modello vengono offloadati alla GPU rispetto a ciò che il backend Vulkan, in questo caso Turnip su Adreno 660, riesce a gestire stabilmente. Non è davvero testo generato corrotto, è memoria del modello che viene letta male dopo qualche operazione GPU e il decoder del tokenizer riceve byte nonsense, quindi il parser esplode con l'eccezione. In altre parole il modello è sano, ma l'accelerazione GPU sta spingendo oltre i limiti del driver. Quindi io poi ho aggiunto questi parametri che mi dice lui, ho sceso il valore dell'NGL per limitare l'offloading sulla scheda grafica,
Ho aggiunto questo meno T6 e meno C addirittura più basso, 1536, 1024, ma non funziona. Lui dice che è stabile, però non funziona. Io ora vi faccio vedere la prova, ma vi faccio vedere che non funziona, non cambia un bel niente. NGL, ok, mettiamo 20. Poi mettiamo un meno T6 e un meno C è il contesto, quindi il context più è grande più c'è bisogno di potenza e memoria. Il concetto di base è quello, io metto un basico 1024, quindi più basso addirittura di quello che mi consiglia lui. Do invio. Il modello riesce a caricarlo in memoria, scrive, sfrutta l'utilizzo della scheda grafica, come vedete è partita, però l'output resta sempre corrotto praticamente. Provo a interromperlo brutalmente con un CTRL-C doppio. Possiamo provare con un comando ancora più conservativo, magari qua metto 10. Il problema è che se anche l'1% viene fatto dalla scheda grafica, praticamente dà problemi. Io qua mettiamo, cancello così, volevo mettere 512 perché ho paura che non mi cancella per colpa della tastiera che non è compatibile. Comunque riprovo così, vedete che sale l'utilizzo della scheda grafica, il modello parte. Macina token, però sono praticamente cose nonsense corrotte. Totalmente andato. Purtroppo con l'offloading, anche con valori diversi. Quindi poi dice Adreno 660 memoria unificata con la CPU, ma quando offloadi troppi layer, Vulkan deve continuamente scambiare buffer tra RAM e GPU cache. Turnip è molto buono ma non perfetto, quindi alcuni kernel e shader finiscono per leggere buffer non validi. Da qui il testo alieno che hai visto. È quasi poetico, un errore di memoria che produce pseudolinguaggio misto cinese Ashi. Questa cosa mi ha fatto morire alle risate quando l'ho letta la prima volta. Non esiste un modo, insomma, per risolvere questo strano linguaggio. E lui mi dice: quel linguaggio lì non è davvero un linguaggio. È il sintomo che alcuni tensor del modello vengono letti in modo sbagliato dalla GPU. Quindi il decoder dei token riceve numeri strani casuali e li trasforma in caratteri Unicode strani. Non è un problema di italiano o di prompt, è instabilità numerica del backend Vulkan su Turnip. Pensa al modello come una lunga catena di moltiplicazione di matrici, se un solo buffer viene letto male tutta la distribuzione dei token diventa rumore. Il risultato sono sequenze del tipo bla bla bla. Lui dice abbassare i layer, però abbiamo visto che non cambia niente, mettere questi altri parametri T6 meno C che è il contesto, ma non cambia niente. Il modello che abbiamo scaricato è conforme alle sue necessità, quindi il Q4KM, quindi anche qui siamo a posto. Lui dice eventualmente di aggiornare, ma l'ho appena scaricato e installato, quindi di sicuro è aggiornato. Se no non fare l'offloading, quindi farlo solo sulla CPU, ma non ha senso perché mi interessa farlo sulla GPU, quindi qua gli ho detto guarda io ho messo questo comando che mi hai detto tu ma mi dà lo stesso problema e qua praticamente sembra c'è niente da fare. Prova definitiva, io l'ho fatta, funziona tranquillamente con NGL0, quindi se noi andiamo a mettere NGL0 lui parte tranquillamente. Faccio partire con NGL0, vediamo se me lo cancella. Ok, qua magari anche questi li levo. Ok, questo lo lasciamo così. Io gli dico solamente ciao, faccio partire. Praticamente la GPU non fa più niente e lui risponde correttamente. Ciao, come posso aiutarti oggi? Quindi, cioè, il problema è che gira solamente sulla CPU. Così, la prima domanda che mi è venuta in testa. E come vedete sì, la GPU la usa, ma penso che sia solamente un fattore di aggiornamento dello schermo. E qua il modello funziona perfettamente. E non è nemmeno tanto lento. Niente, io volevo avere questo sogno di avere il mio piccolo LM in locale accelerato graficamente, ma purtroppo non è possibile. In caso ditemi nei commenti se avete qualche soluzione più intelligente, se avete provato anche a fare lo sviluppo, cioè la compilazione del pacchetto da computer come consiglia lui, quindi anziché farlo dal cellulare la compilazione insomma, di tutto l'ambaradan. Poi è più avanti l'Hexagon, ma l'Hexagon non si può esporre se non ad Android, cioè fuori da Android sta l'NPU dello Snapdragon non si può esporre, quindi cioè, si deve fare da computer, scaricare l'SDK, eccetera, eccetera, insomma è un po' un casino. E qua io poi mi ero documentato su come usare OpenCL, ma dà lo stesso errore, cioè funziona, però praticamente non c'è sempre questo misto di linguaggio misterioso Ashi e kanji giapponesi, cinesi, quindi praticamente avevo provato pure Fi, questo che mi consigliava lui, avevo fatto pure l'offloading questo a 99, ma
stesso errore identico, cioè questa output corrotto, quindi non sto a farvelo vedere. In teoria OpenGL lui dice che dovrebbe funzionare meglio perché è ottimizzato meglio per Android, le GPU dei Qualcomm, queste un po' più vecchiotte come quella del mio, che lo Snap 888, sono più ottimizzate per OpenGL che da Vulkan, ma praticamente dallo stesso problema. Tra l'altro qua c'era pure un problema che c'era da esporre, ecco, c'era da fare un export di un valore, di una variabile d'ambiente, e praticamente dava dei problemi. Comunque non è propriamente stabile, questo di Vulkan è molto più stabile come funzionamento, però né l'uno né l'altro portano ad output sensati, quindi purtroppo ecco, c'era questa variabile d'ambiente LD library path da esportare. Lui mi diceva di fare il file.bashrc per fare l'export in maniera fissa, però questo poi non mi faceva funzionare più Termux, c'era proprio bloccato, mi dava sempre un errore, che è l'errore che vi faccio vedere, ecco questo. Qualsiasi comando mi dava questo, cannot link executable, questa roba qua, cannot link executable data bla bla bla, cannot locate symbol zttn st6 bla bla bla, tutta questa roba qua. Qualsiasi comando io dessi su Termux non funzionava più, dava questo errore, quindi poi questa cosa era da esportare direttamente nel terminale senza metterlo nel file bash rc, ma comunque dava sempre lo stesso problema. Quindi niente, per questo breve video qua vi faccio salutare, chiediamo all'AI saluta. Ecco, poi dava questo errore, spear v, unsupported spear v capability. Ecco, questo è un altro errore che dava sempre. È crashato di nuovo? Perché l'ho avviato. Come l'ho avviato? Aspettate, mi sono perso qualcosa? No, funzionava. Cosa ne pensi di Termux Android? Ha risposto, perché non va? Questa è bella. Forse è gli ho dato un comando troppo lungo, perdonate. Io lo mettiamo direttamente qua, dico non me lo fa cambiare ovviamente, vabbè. Ok, gli diciamo saluta gli iscritti. Buonasera, chiocciola username, sono felice che tu sia interessato a me. Se vuoi che ti inviti a un evento o una partita, una sera, insomma, vabbè, diciamo che non è proprio il più sveglio di tutti. Poi gli chiediamo di che colore il cavallo bianco di Napoleone, così la prima cagata che mi è venuta in mente era nero, cioè lui mi sta... Vabbè, lui si è fatto la ricerca storica, infatti Napoleone era un figura reale, non un cavallo. Si trattava di un cavallo di gran lunga più grande e più veloce di quello che era famoso conosciuto come Elmo. Il cavallo... Insomma, vabbè, diciamo che non è il massimo dell'intelligenza, ecco, 1.5 miliardi di parametri, ecco. Però niente. Detto questo, è stato divertente condividere con voi questa disavventura, però niente, se viene in mente qualche genialata per farlo funzionare senza compilazione da PC, me lo scrivete nei commenti. Per questo video è tutto. Ci vediamo qui su The Silicon Channel. Ciao ciao.